Carissimi, buongiorno e bentornati in Perù. Dico bentornati perché infatti ho già dedicato un video in questo incredibile paese del Sud America. Se per caso ve lo foste perso e volete guardarlo, vi lascio il link qua in alto nelle schede e anche sotto in descrizione. In questo particolare video vi mostrerò le attrazioni principali, diciamo le più famose che ci sono in Perù, a partire proprio dal Machu Picchu, ovvero una delle 7 meraviglie del mondo moderno, ma che visiterò domani. In questo momento invece mi trovo nella Valle Sacra degli Inca, infatti ho prenotato il tour da Cusco, l'antica capitale degli Inca. Adesso vi racconto qualcosa di più di questa incredibile Valle Sacra degli Inca. Bentornati sul mio canale, raga. Iniziamo questo bellissimo tour del Perù. Queste magnifiche terrazze che vedete venivano utilizzate dagli Inca per coltivare un sacco di tipi di patate. Infatti ci diceva adesso la guida che coltivavano più di 50 tipi di patate, e la cosa bella è che ovviamente queste terrazze vengono utilizzate tuttora per la coltivazione di patate che poi vengono distribuite in tutto il Perù, in particolare in questa regione del Perù, ovvero la regione di Cusco. In questo momento mi trovo in un importantissimo sito archeologico chiamato Morai. Come potete vedere alle mie spalle, gli Inca costruirono delle terrazze circolari su altezze differenti, si parla infatti di 150 metri di altezza diversa, e questo creava un'evidente differenza di temperatura tra la terrazza più alta e la terrazza più bassa. Il risultato fu così la presenza di una serie di microclimi perfetti per adattare, sperimentare e coltivare diverse piante, in particolare varietà di mais, la base alimentare dell'impero Inca, normalmente impossibile da coltivare a questa altitudine. Un'altra tappa imperdibile ovviamente nella Valle Sacra degli Inca sono le saline di Maras, dove ci troviamo in questo momento a più di 3300 metri di altitudine sopra il livello del mare. Pensate che qui ci sono più di 3000 vasche e pensate che ogni vasca può produrre tra i 150 e i 200 kg di sale al mese. E queste, raga, erano le antiche rovine di Ollantaytambo. Carissimi, sono alla stazione dei treni di Ollantaytambo e quello che vedete alle mie spalle è il treno che mi porterà ad Aguascalientes, il paesino proprio sotto Machu Picchu. Arriverò questa sera e domani mattina ci sveglieremo prestissimo proprio per essere all'alba, se riusciamo ovviamente, sul Machu Picchu, e vi faccio vedere appunto l'alba dal Machu Picchu. Recordamos que contamos con 4 salidas de emergencia, 2 ubicadas en la parte delantera. E carissimi, buongiorno, sono praticamente uno dei primi a scalare il Machu Picchu. Praticamente dal paesino di Aguascalientes ci sono due modi per salire sul Machu Picchu, all'ingresso vero del Machu Picchu. Uno coi bus, che è il più tipico, il più tradizionale, e per gli stranieri costa 12 pesos a tratta. Io invece ho scelto il percorso un po' più difficile perché mi voglio godere l'arrivo al Machu Picchu, ovvero facendo un trekking di più o meno un'ora e mezza per arrivare proprio all'ingresso del Machu Picchu. Sono le 5 meno un quarto di mattina e stiamo iniziando a scalare il Machu Picchu, raga. Sono emozionatissimo, non vedo l'ora di vederlo e di arrivare appunto in una delle 7 meraviglie del mondo moderno. Raga, dopo ben 45 minuti, tempo record, ce l'abbiamo fatta. Io con una ragazza tedesca e un ragazzo francese. Siamo i primi. We made it. Yeah, good job guys. Siamo i primi, incredibile, sono le 5:30. Il sito apre alle 6, adesso aspettiamo mezz'ora e siamo i primi, non c'è nessuno, guardate. Stanchissimo, raga, sono morto. È veramente faticosissimo. Sono sudatissimo. Non è finita, raga. Ancora gradini. Ci sono. Scusate, raga.
buono. Mi sento super stupido perché sto piangendo dall'emozione. Non mi è mai successo di emozionarmi così tanto. È un'emozione che è difficile da spiegare, raga. Sono arrivato, sono il primo. Me lo sono conquistato perché non ho scelto di prendere il pullman, ma ho fatto il trekking. Scusate per prima, raga, mi sono veramente emozionato, è stato proprio è uscito tutto da dentro, non lo so come spiegare, è stato veramente bellissimo. Sarà perché appunto penso di essermela conquistata, proprio perché dal paesino di Machu Picchu, di Aguascaliente, me la sono fatta tutta a piedi in 45 minuti per essere il primo ad entrare all'ingresso al Machu Picchu. Sarà anche perché la giornata fortunatamente è stupenda, non c'è una nuvola, non piove, non fa freddo. Di solito appunto a quest'ora il rischio c'è sempre all'alba. Venire all'alba, consigliano tutti ovviamente di venire all'alba, anche perché ci sono meno persone ovviamente, però il rischio è sempre quello di trovare il Machu Picchu completamente annuvolato e quindi uno deve aspettare finché le nuvole ovviamente non se ne vanno. Fortunatamente nulla di tutto ciò, è una giornata stupenda e io appena arrivato, appena l'ho visto, niente, mi sono proprio emozionato tantissimo, non mi era mai successo. Sappiate che per entrare a Machu Picchu ci sono diversi biglietti, il primo ovviamente è il classico, quello che ti permette di vedere solamente la cittadella. Io invece ho scelto di salire su una montagna, praticamente ci sono due montagne sulle quali si può salire, una è il Huayna Picchu, alta 2700 metri, quella che andrò a scalare io tra pochissimo si chiama proprio montagna Machu Picchu e arrivo a 3080 metri e da lassù in teoria si dovrebbe avere la vista stupenda sulla cittadella e sulla montagna che sta appunto alle spalle della cittadella, ovvero il Huayna Picchu. Consigliano, soprattutto in alta stagione, di prenotare i biglietti qualche settimana prima del vostro arrivo in Perù, proprio per assicurarvi il biglietto che più fa per voi, ovviamente, se volete solamente stare nella cittadella oppure se volete scalare una delle due montagne più alte proprio qui sul Machu Picchu. Inizio a vedere la cima, manca ancora un bel po', i paesaggi raga sono veramente spettacolari. Allora vi dico, per fare questo sentiero è abbastanza impegnativo, quindi vedete voi, insomma, se preferite semplicemente vedere la cittadella ci sta, perché alla fine è il centro di questo posto, cioè il motivo per cui uno viene qua. Però se si vuole fare qualcosa di un po' più impegnativo e godersi il panorama anche dall'alto, allora vale assolutamente la pena fare questo trekking, perché veramente raga la vista è un qualcosa di incredibile. Oh mio Dio, quanto sono ripidi. Vedo la fine amici, ce l'ho quasi fatta. 3085 metri sopra il livello del mare. Complimenti Olivia. Grazie, grazie. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente. È stata dura raga, ma ce l'abbiamo fatta in un'ora e mezza facendo un sacco di pause ovviamente. È abbastanza faticoso questo trekking, ve lo devo dire, però ovviamente quando si arriva in cima la vista ripaga di tutte le fatiche, veramente stupendo. Adesso direi pausa meritata, palline di cioccolato per riprendere un po' di energie prima di tornare alla cittadella. Adesso mi trovo nella cittadella di Machu Picchu e cercherò di raccontarvi, per quanto mi è possibile, un po' di storia, se vi interessa un po' di informazioni riguardo questo famosissimo sito archeologico.
E iniziamo subito col dirvi che cos'è Machu Picchu. Machu Picchu ovviamente è un'imponente cittadella inca del XV secolo, situata a ben 2430 metri di altitudine. E attualmente Machu Picchu è una delle poche grandi rovine precolombiane rimaste praticamente intatte, giunte fino ai giorni nostri, ed è praticamente, come vi ho detto prima, rimasta sconosciuta fino al 1911, quando un professore dell'Università di Yale si imbatté in questa imponente cittadella inca e scoprì appunto questa meravigliosa città, diventata oggi una delle 7 meraviglie del mondo moderno. E ovviamente siamo in Perù, possono mai mancare incredibili lama e alpaca. Machu Picchu è pieno di alpache, sono super batuffolosi, super coccolosi, bellissimi. Carissimi, buongiorno e benvenuti a Cusco. Dopo la bellissima giornata di ieri al Machu Picchu ho infatti ripreso il treno da Aguascalientes, sono tornato a Cusco e Cusco mi accoglie così, con una bellissima festa del paese. C'è gente che balla, gente che canta, c'è un sacco di gente, è veramente bellissimo. In questo momento sono nella piazza principale, ovvero Plaza de Armas. Come ogni città del Sud America, anche Cusco ha il proprio mercato centrale, il mercato di San Pedro. Sono venuto qui apposta all'ora di pranzo perché infatti voglio assolutamente mangiare qui. Si inizia con una zuppa che è gratis e adesso poi ho ordinato il ceviche, che è un piatto tipico, un piatto tradizionale qua del Perù, un piatto a base di pesce. Non vedo l'ora di mangiarlo perché ho veramente famissima. Eccolo, gracias. È arrivato, eccolo qua. Pranzo buonissimo. Ora ditemi voi dove riuscite a mangiare pranzo con soli 3 euro. Quanto adoro i mercati. Ho trovato questa ragazza che tra l'altro è la ragazza che mi ha servito a mangiare, che ha visto che parlavo alla camera e mi ha chiesto se è un canale YouTube, adesso si sta iscrivendo. Sì. Andrea Battistini. Ma questo, carissimi, era il Mirador Cristo Blanco, dal quale appunto si vede tutta Cusco. Bellissima la vista ovviamente, peccato che pioviggina un po'. E adesso niente, scendo giù, farò cena e poi nanna presto perché domani mi vengono a prendere alle 4 di mattina, raga. Alzataccia, andiamo a dormire.
trovo sulle montagne colorate a ben 4700 metri sopra il livello del mare. Mi sono venuti a prendere stamattina al mio ostello alle 4 di mattina col bus, dopo 3 orette più o meno siamo arrivati qui. Il panorama veramente, ragazzi, è meraviglioso. Ho scelto di venire a Palcoyo perché sono quelle meno turistiche, infatti c'è pochissima gente e sono veramente contento di essere qui. Il Perù continua veramente a sorprendermi, non smette di sorprendermi, incredibile. Pensate raga che solamente dal 2015 che è possibile visitare queste bellissime montagne. Fino ad allora infatti erano considerate montagne sacre e quindi era proibito ovviamente venire qui, vederle e ammirarle. E tra l'altro dal 2015 ad oggi sono diventate il secondo sito più visitato di tutto il Perù, ovviamente dopo l'incredibile Machu Picchu. Non avete idea di quanto sono felice per aver scelto questa escursione piuttosto che non la più famosa Vinicunca, proprio perché non c'è nessuno, i colori sono stupendi così come li vedete nelle riprese e abbiamo avuto tantissimo tempo per fare foto, video, per goderci il panorama, veramente magnifico. Una delle giornate più belle che ho passato qua in Perù, insieme ovviamente alla giornata del Machu Picchu, stupendo. Venite assolutamente a Palcoyo, super consigliato. Niente raga, è il viaggio delle 1000 emozioni. Sono appena tornato dalle montagne colorate qui a Cusco e continuano a festeggiare. E non so cosa mi prende, ma continuo ad emozionarmi, è bellissimo. È troppo bello vedere come sono attaccati alla loro terra, alla loro nazione e fanno tutto questo solamente per il sole, per celebrare il sole, che è una cosa semplicissima, ma è veramente bellissimo vedere quanto sono attaccati a questa cosa. E probabilmente questi festeggiamenti vanno avanti per tutto il mese, raga. Tutto il mese perché festeggiano il solstizio d'inverno, il 24 di giugno. E niente, io continuo ad emozionarmi per queste piccole cose, ma è bellissimo. Mi piace troppo questo paese. Carissimi, nuovo giorno e nuova escursione. Sono partito di nuovo da Cusco stamattina prestissimo, alle 4 di mattina mi sono venuti a prendere. Stiamo scalando un sentiero, un trekking per arrivare, si chiama Umantai Lake, una laguna, deve essere bellissima, si trova a 4200 metri, siamo partiti a 3300 metri, quindi ci sono 900 metri di dislivello. È abbastanza faticoso proprio perché manca il fiato, però come sempre i paesaggi qui in Perù sono meravigliosi. Oggi purtroppo ultimo giorno, poi si tornerà a Lima, prenderò l'aereo e tornerò in Italia e la mia avventura qui in Sud America terminerà. Che spettacolo, raga. Ovviamente la fatica viene sempre ripagata da questi paesaggi mozzafiato. Bellissima pure questa giornata, super consigliato. Carissimi, ed è da questa bellissima laguna che vi saluto, direi che termina qui questo incredibile viaggio in Perù. Infatti, come vi ho detto, domani
ho un aereo che mi porterà a Lima e poi da Lima in Italia. È stato un viaggio veramente meraviglioso. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato utile nel caso in cui stiate organizzando un viaggio in Perù. Vi assicuro che ci sono tantissime cose bellissime da vedere, i paesaggi sono mozzafiato, tutti i posti che ho visto sono meravigliosi e tra l'altro non ho visto neanche tutto quello che c'è da vedere in questo meraviglioso paese. Quindi venite in Perù perché è meraviglioso, sono sicuro che vi accoglierà a braccia aperte. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, condividetelo a chi volete, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in una prossima avventura. Ciao ragazzi, ciao!